Siamo alla stazione Termini di Roma, tra poco prendiamo il regionale per Minturno che in poco più di mezz'ora ci condurrà alla stazione di Cisterna di Latina. Siamo alla stazione di Cisterna di Latina, adesso andiamo in bici a Cori che dista circa 10 km, un pochino di più. Siamo a Cori e all'ingresso della cittadina c'è subito un piccolo trattino di muro megalitico, piccolino ma... E qui lungo la strada ce n'è un altro trattino, queste sono praticamente grezze, prima maniera, e qui c'è un bel trattino. E qui inizia una parete spettacolare. Tipico muro in terza maniera con pietre molto ben lisciate sia nelle superfici di contatto che in quelle esterne. Se vedete, tra alcune pietre sono state messe delle grappe, forse per aumentare la solidità, la stabilità. Qui ce n'è un altro trattino, sono un po' disseminate. E qui inizia la via dei lavoratori, che è anche un bel camminamento. Le mura di Cori sono attribuibili ai Volsci, è un'ipotesi chiaramente, che erano la popolazione italica stanziata in questa zona prima dell'avvento dei Romani. In questo tratto sono un po' meno rifinite di quelle di prima, mi sembrano in seconda maniera. Questa probabilmente era una pusterula. E questa che vediamo è una torre semicircolare di costruzione romana eretta per rafforzare le mura in uno stile costruttivo che si chiama opus incertum. E questa è la piazza centrale di Cori. E qui le pietre megalitiche proseguono ancora, qui c'è solo un paio di filari, sono massi assolutamente grezzi. Anche qui, ma sono più lavorati. Qui siamo sull'Acropoli di Cori e questo che vediamo è il bel tempio di Ercole. È un tempio dorico che risale al I secolo a.C. e questa terrazza poggia su pietre megalitiche. Non molto grandi, ma vediamo che sono megalitiche. In genere abbiamo visto che sulle acropoli vengono edificate delle chiese, che comunque prendono il posto di un tempio preesistente. E qui a Cori invece hanno lasciato in piedi il tempio Belbello. E qui siamo nei pressi del municipio
E questo filare di pietre che vediamo qui è la parte sommitale del tratto che abbiamo visto prima, che faceva angolo scolpito in terza maniera, quello diciamo più spettacolare di quelli che abbiamo visto. Almeno possiamo vedere bene quanto sono grandi sti pietre. E qui c'è un pezzettino che rientra dentro un fabbricato. Grandissime queste pietre. Rivediamoci un attimo questo pezzo che è veramente splendido. Qui siamo nei pressi del Tempio dei Dioscuri e anche qua vediamo un piccolo tratto di muro megalitico. Questa pietra è immensa. E questo è quello che resta del Tempio di Castore e Polluce, anche questo del I secolo a.C. Una colonna inglobata in un muro del Tempio. E ancora un'altra parete di pietre grezze. Qui a Cori sono un po' sparse dappertutto le mura megalitiche. Guardate che blocco, un peso massimo. Questo è il cosiddetto pozzo dorico. E anche qui vediamo una parete di mura megalitiche. Queste sono completamente grezze, prima maniera. E la parete prosegue anche da quest'altra parte. La nostra visita alle mura megalitiche di Cori finisce qui. Spero vi sia piaciuta, ci vediamo alla prossima.